Bentrovati con un nuovo podcast che vi immergerà nel mondo magico dell'handmade. Io mi chiamo Elena e sono appassionata di uncinetto e non solo. Ti aspetto con tanti altri video, quindi iscriviti per non perderti nulla di quello che pubblico. E ora vediamo di cosa si parla oggi. Ci ritroviamo con un nuovo podcast, il terzo del 2024. Oggi voglio condividere con voi dei progetti che io ho fatto nell'arco del tempo, ma che voi non sapete. Quindi cosa succede? Ogni tanto quando io mi studio dei progetti li faccio perché ho bisogno di capire fino in fondo come viene e se mi piace lo condivido con voi. Se non mi piace perché penso che ci siano insomma troppe spiegazioni da dare, quindi in un video non ci riesco, quindi dovrei dividerlo in due video, allora lo metto da parte. Però ci sono anche quei progettini, come quelli che vi faccio vedere oggi, dove si fanno presto, però li ho catalogati come non subito essenziali, perché sono accessori, soprattutto borse, e sono accessori che a volte si può fare a meno, ecco. Sicuramente con questo video podcast avete la possibilità di dirvi se vi interessa il video progetto, quindi lo andrò a creare per voi apposta. Poi se non vi piace, se non vi piacciono questi che vi vado a presentare, non fa niente, io li ho studiati per altri progetti futuri. I progetti sono 5. Oggi sono quindi 5 progetti che io ho fatto e voi non sapete. Bene. Iniziamo dal più semplice, direi. Allora, sul mio canale è appena uscita la borsa Lime e mi è avanzato un po' di filato. E siccome mio figlio adora i portaborraccia, io me ne sono fatta una. Questo qua è un cordino, quindi il cigno piccolo. Mi avvicino. I colori un po' più intenso rispetto a come mi vedete voi, ma perché è per la luce. E ho iniziato praticamente da un fondo tondo, dopodiché sono salita con questo punto qua, che è facilissimo. Non mi bastava il filato perché non ne avevo tantissimo, ma avevo un po' di rimanenza del cordino Swan e allora ho improvvisato mettendo una riga con il punto, vedete. Poi ho fatto la spighietta rumena semplice. A proposito di spighietta rumena, se vi siete perse la spighietta rumena doppia, immaginatevi che con un cordino così è molto più spessa, più larga, quindi perfetta come tracolla. Questo è il primo. Magari nei commenti mettete, che ne so, mi interessa il progetto 1 o 2, che così io riesco a capire, oppure il portaborraccia verde. Lo lascio fermo così lo vedete. Cosa ne pensate? Avrei dovuto fare il video progetto e insomma presentarvelo. È molto carino, è anche molto pratico perché ha la tracolla che l'ho lasciata un po' piccolina per Gabriel, però comunque anche per gli adulti, cioè è comoda. Adesso non so se riuscite a vederla, ma è comoda. E questa è la prima, il primo progetto. Ho un'altra borraccia per voi, materiale completamente diverso e anche prodotto completamente diverso. Pronte? Allora, questa è la seconda. Quasi quasi sembra un portacellulare, ma in realtà è un portaborraccia perché vi faccio vedere, è tondo. La parte iniziale è uguale identica, l'unica cosa è che qui ho utilizzato il fiocottone e il positano, quindi stiamo parlando di cotone e di conseguenza, non avendo la base rigida, sembra quasi che sia parte del corpo della borraccia, in realtà no. È leggermente più larga perché qui ho utilizzato il punto grainy per farla. Qui invece ho utilizzato un punto molto più aperto, di conseguenza risulta molto più elastica. Ecco, magari questo è un argomento da trattare in un altro podcast.
Mi piace. Gabriel l'adora, veramente l'adora. Poi ho fatto la tracolla che è molto interessante e mi piacerebbe farvela vedere in un video tutorial. Così. È molto colorata e anche molto 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 resistente. Quindi questo è il progetto numero 2. Non so come farvelo vedere così. Questo è il progetto numero 2. Io lo vedo bene anche come una borsina. Insomma, decidete voi se volete il portaborraccia, che vi faccio il tutorial, oppure facciamo una piccola borsina, piccolina dai. O un portacellulare, perché no? Tanto la base è quella. Più o meno, mi spiego, la base per il portaborraccia è tonda, quindi deve esserci il cerchio e quindi si lavora in tondo. Al contrario, se è un portacellulare si fa una catenella e si lavora su quella catenella. Ecco, fatemi sapere. Numero 2. Proseguiamo con i prossimi. Chi mi conosce da un po' conosce anche il progetto della borsa Honda. È un progetto in raffia e veramente piace tantissimo, cioè è uno di quelli più visti e più rifatti. Allora mi era rimasta un po' di raffia e ho fatto questa, e il fondo è molto piccolo. Partiamo con 2 righe e mezza perché lavoro sulla catenella e poi ho fatto questo punto qua. Non l'ho foderata, ma sinceramente non so neanche se andrò a foderare. Per me non tutte le borse hanno bisogno della fodera, però ci sono gusti e gusti e si indossa così. Se volete si mette una tracolla e basta. Quindi questo è il progetto numero 3. Se volete che faccia il tutorial fatemelo sapere. E poi mi dovete dire anche quello che vi piace di più o proprio non vi piace. Io accetto le critiche. Allora, io ho deciso di fare un po' di esperimenti. Le prime cose che ho fatto all'uncinetto sono state le spighette rumene, ma tante, sia semplice che doppia, che lo usavo per creare il macramè rumeno. E prima ancora di utilizzare l'uncinetto, quindi di ricamare lì sul macramè rumeno, io ricamavo proprio le cose fatte in casa, perché da noi in Romania si utilizzavano molto le cose ricamate fatte a mano da utilizzare anche sopra mobili eccetera. È un'arte che ho messo da parte da tanto tempo, quindi sono molto arrugginita, però ho comunque le basi. Allora ho deciso di mettere insieme la passione per l'uncinetto e spolverare un attimo le conoscenze del ricamo, ma proprio le basi, perché ero veramente piccola. E ho fatto anzi 2 esperimenti, poi non lo so se piacerà o meno. Questa è la prima. Non ho azzeccato molto la scelta dei colori, perché diciamo se avessi fatto la base della borsa un po' meno tendente al verde magari si avrebbe visto meglio il ricamo. Allora, come ricamo vero e proprio ho utilizzato solo questi 2 punti qua, questi 2 boccioli. Le altre cose sono fatte all'uncinetto, quindi abbiamo qua un fiore fatto all'uncinetto e poi cucito sopra. Lo stilo, no? Come si chiama, del fiore, della pianta è fatto come ricamo, vedete. Invece le foglioline, tutte e 4, sono fatte all'uncinetto e qui ho utilizzato la spighetta rumena. Questo invece è un altro ricamo fatto direttamente sul lavoro, vi faccio vedere l'interno. Okay. È fatto direttamente sulla borsa, non ho fatto la base all'uncinetto poi cucita. Invece per quanto riguarda questo fiore, è un fiore all'uncinetto e poi l'ho cucito. Queste qua sono delle rimanenze, quindi
è un altro modo per utilizzarle. Mi piace un sacco perché lo trovo diverso dal solito, ma mi piacerebbe anche sapere cosa ne pensate voi. E ora sono all'ultimo progetto, che anche questo è più che altro su ricamo. Mi sono dimenticata prima, la borsa, il video tutorial della borsa su come crearla non c'è, quindi se vi interessa, ma è proprio basica, basica, basica. L'ultima è questa, un po' più colorata. Abbiamo del cotone qui, ho utilizzato solo esclusivamente il cotone, invece qua ho utilizzato l'acrilico, la lana, non mi ricordo perché l'avevo già, avevo una rimanenza, invece qua è tutto cotone. Anche il tutorial di questa borsa non c'è sul canale, però è veramente basica, anche qui parliamo della maglia alta e più o meno come tutorial è simile all'altro. Qui ho utilizzato ricamo su questi due fiori, direttamente sul lavoro, notate? Qui. E anche la parte in verde è tutta fatto con ago e filo, quindi ricamo. Per quanto riguarda le altre due piantine, sia le foglioline queste che la pianta in sé è sempre fatta direttamente con l'ago, quindi non c'è l'uncinetto, e anche queste qua. Queste foglioline non sono state fatte all'uncinetto, semplicemente sono state fatte direttamente sul lavoro. L'uncinetto al contrario l'ho utilizzato per fare questo fiore e questo qui. Adesso io ho buttato giù un po' di cose a caso, sicuramente non mi sono fatta lo schema prima di iniziare a lavorarci su, l'ho buttata giusto per fare degli esperimenti. Non sono brutte, cioè tutto sommato non sono brutte, mi piacciono entrambe, però magari per un progetto vero e proprio opterei o per un fiore tutto così o tutto così o tutto così, fare una mescolanza magari anche no, però avevo bisogno di alcune, come dire, di capire come vengono, ok? Perché io se non so fare non lo faccio, nel senso, se proprio sto imparando io, come faccio a trasmettere a voi le informazioni giuste? Allora preferisco prima studiarmi un po' le cose e capire cosa posso trasmettervi. Io credo che l'arte dell'uncinetto, del ricamo, del cucito è come andare in bicicletta. Ti dimentichi, magari, perché non lo usi nel tempo, ma appena prendi tipo uncinetto filo in mano ti viene tutto in automatico, e vale anche per il ricamo. Qui ho messo una cerniera e la fodera. Consiglio su mettere la cerniera, mettetela per prima e poi ci cucite la fodera sopra, perché altrimenti, così riuscite a nascondere, vedete, è rimasta dentro, è nascosta. Allora, rifacciamo quindi, per ricordarci i numeri, questo è il numero 1, numero 2, adoro questi colori, veramente splendidi, numero 3, in raffia, potete farla sia in raffia che in juta, quindi veramente estiva, numero 4, sicuramente non andiamo a fare uguale identica, nel senso come decorazioni, però se vi interessa capire come si fa proprio la borsina in sé, e perché no, magari un fiore o qualcosa, o la foglia, insomma decidete voi. E questa è la numero 5, anche qua è tutto ricamo tranne questi due fiori, quindi ditemi voi cosa vi interessa. Poi se ci sono dei passaggi che magari vi sono sfuggiti in questo podcast e avete una curiosità specifica, voi me lo dovete domandare. Io in un prossimo podcast approfondisco quell'argomento, scusate. Quindi non lo so, mi interessa capire che uncinetto hai utilizzato, che filato hai utilizzato, le grandezze. Io nei prossimi vi rispondo volentieri, se no vi scrivo sotto il messaggio. Bene, direi che anche per oggi è tutto, vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo al prossimo video podcast. Un bacio!